Ci troviamo con Elena Amodeo, che è socia di Mave for Art e esperta d'arte, curatrice, e le chiediamo subito: l'arte contemporanea e l'interior design, come si possono combinare tra loro? Allora, Bella domanda. Bella domanda. Quasi ci si potrebbe dedicare quasi una conferenza su questo ambito, proprio perché sembrano due settori distinti, ma che in realtà, se con le giuste figure, con i giusti servizi, possono trovare veramente un connubio fenomenale. Nel senso che allora, arte contemporanea, come ho detto durante il mio intervento di oggi, è chiaro che allora, noi forniamo servizi di art consulting e che si apre in 1000 sfaccettature, tra cui c'è la richiesta di acquisto di un'opera d'arte. Nel caso di un collezionista questo si ricollega più a quello che è l'ambito di arte contemporanea, nel senso che è una persona che magari sta comprando non tanto per arredare casa o per che ovviamente non c'è nulla di male. Non è la ricerca totalmente di un piacere estetico, ma è appagato anche proprio da un obiettivo proprio ai fini culturali, perché è appassionato a un certo artista, una certa corrente o quant'altro. Poi c'è la parte di interior design, che molto spesso viene presa solo come lato diciamo estetico. Effettivamente sì, nel senso, quando uno l'interior design è l'arredare un ambiente, può essere l'ambiente domestico, può essere un'azienda, può essere un ambiente di lavoro, un ristorante, qualsiasi tipo di ambiente dove comunque vivono delle persone o in maniera temporanea oppure che proprio in maniera stabile. Il bello di creare, che è quello che abbiamo voluto creare noi, questo connubio tra interior design e arte contemporanea, è proprio il fatto di mettere insieme il lato estetico delle opere d'arte, perché comunque c'è anche quel fine quando poi si vanno a posizionare delle opere su una parete, ma anche far capire che l'opera d'arte va al di là del solo fattore estetico. Ormai su internet siamo abituati a vedere, a volte non si capisce neanche più quale sia un'opera d'arte da quella che non lo è. Ci sono siti che dicono che vendono opere d'arte, in realtà sono stampe di ristampe, e quindi è proprio far capire l'importanza di un acquisto che deve basarsi sicuramente su un fattore estetico, e qui c'è anche il lavoro dell'architetto, per esempio, quando noi lavoriamo con gli architetti, ma non sempre, a volte ci chiamano per interior design, che noi chiamiamo art interior design, contattano direttamente noi. L'altra cosa importante, qual è la cosa che distingue un'opera d'arte? È l'emozione, è quello che trasmette alla persona, è proprio il sentirsi appagati, sentire un messaggio, e questa è la cosa fondamentale, proprio perché quando a volte ci arrivano delle richieste, magari un cliente parte da un'idea magari anche vaga, dice mi piace l'astratto, mi piace quest'artista, lo vorrei mettere in quella stanza, e capiamo che in realtà le idee chiare, ma va indirizzato. Allora la nostra prima domanda è: cosa ti aspetti da un'opera? Quando ti trovi nel salotto, in camera da letto, quando ti svegli la mattina, quando vai a dormire, che cosa cerchi? Che significato cerchi? Ed è quello che poi diciamo crea il valore aggiunto di quella che può essere una nostra consulenza, che è una consulenza a 360 gradi, nel senso, prima capire le necessità del cliente, quelle che dicevo oggi, ovviamente riferite a un budget, che è sempre importante, sicuramente anche il valore estetico, perché poi a volte un'opera vista in una mostra piace tanto, ma posizionata poi in un ambiente domestico purtroppo risulta totalmente diversa, perché è accostata ad altre cose, perché c'è un'illuminazione sbagliata, diversa, e quindi non appaga più i gusti che cercava il collezionista. Crede che la top selection di Pittoriamo possa essere uno strumento davvero utile per i galleristi? Sì, assolutamente sì, perché sicuramente ogni diciamo opportunità di visibilità per l'artista è sempre importante. Noi consigliamo sempre piuttosto poche cose, ma di valore, e che comunque diano una visibilità, e l'importante è mantenere una continuità nel tempo. Noi stessi, pur lavorando ovviamente con gli esempi che ho fatto oggi per l'art consulting, per l'interior design, noi è chiaro che solitamente facciamo affidamento agli artisti con cui già collaboriamo, perché li conosciamo già, perché collaboriamo da anni. Però a noi stessi fa sempre per esempio piacere conoscere nuove realtà
non solo operatori del settore ma anche nuovi artisti, perché anche per noi è un modo per vedere anche altre forme d'arte, conoscere nuove personalità, creatività, e perché non si sa mai nella vita, più relazioni si creano nel corso del tempo, più sicuramente si possono creare opportunità importanti. Un'ultima domanda: quale ruolo rivestono oggi gli art advisor? Quanto è importante? Allora, il ruolo dell'Art Advisor, innanzitutto è una figura molto particolare e in Italia la possiamo trovare dallo studio professionale all'interno delle banche. Io stesso ho lavorato in banca come Art Advisor ed è una figura che si può dividere in tante sfaccettature. L'Art Advisor può essere colui che dirige all'acquisto, solitamente è una figura più legata al mercato, ecco, rispetto magari al consulente d'arte. Al mercato intendo che magari è il professionista che dà delle indicazioni al cliente sull'acquisto, non solo a quello che dicevo prima, che può essere la parte estetica, ma anche la parte culturale, il significato dell'opera, ma anche proprio la parte di mercato, quindi come investimento. Quindi forse è questa la parte che può anche, creare una differenza tra quello che è il consulente d'arte. E nella figura dell'Art Advisor c'è sicuramente anche quella che fa parte delle valutazioni, proprio perché i clienti non sempre sono quelli che acquistano, ma sono quelli anche che vogliono valutare un'opera, e questo è sicuramente uno dei servizi che può fare una figura, diventa molto importante, soprattutto per grandi collezioni, per pianificazioni successorie e quant'altro. Grazie mille per essere stata con Grazie a lei, noi. è stato un piacere. Grazie.